Ad inizio film vediamo un uomo di nome Hopper che insieme al suo cane ritrova un vecchio minivan. Hopper è un professore di archeologia ed è alla ricerca di un gruppo di hippie scomparso negli anni 70. Dopo aver recuperato un diario da uno zaino, vede che al suo interno ci sono foto, mappe e disegni di vario genere. Ed esplorando poi la zona lì intorno, scopre che in quell'area esiste un sistema di grotte sotterranee. Incuriosito, decide di andare a controllare uno degli ingressi ed è sorpreso nel trovare un uomo con una pistola e una vecchia lampada ad olio. L'uomo sembra essere completamente immobile e non risponde alle sue domande. Scioccato dalla cosa, decide di tornare velocemente in città. In macchina chiama la sua assistente e dopo averla informata del ritrovamento del minivan e delle grotte, le chiede di preparargli dell'attrezzatura da esplorazione. Arrivato a casa, trova Taylor e la sua assistente Jackie pronti ad aspettarlo con quanto richiesto. I due ragazzi sono i suoi migliori studenti e si propongono di unirsi alla spedizione, ma il professore gli dice che preferisce andare da solo. Il giorno successivo Hopper ritorna alle grotte e prima di addentrarsi decide di sistemare una fune in una delle tante aperture, in caso di emergenza. Mentre si avvicina all'ingresso, il suo cane rimane indietro impaurito. L'uomo vestito da cowboy è ancora fermo lì, nella stessa identica posizione dove lo aveva lasciato il giorno prima. Quando prova ad avvicinarsi, trova una sorta di spesso muro invisibile, ma Hopper, senza pensarci due volte, inizia ad attraversarlo. Sono passati ormai 2 giorni dall'ultima volta che Jackie e Taylor hanno visto il loro professore e i due studenti iniziano ad essere preoccupati. Decidono quindi di andare a cercarlo, ma per poterlo fare hanno bisogno di una jeep. Jackie convince Taylor a chiederla in prestito ad un'amica di nome Cara, che avendo un debole per il ragazzo accetta di accompagnarli. Insieme a loro si uniscono anche la sorella di Cara, Vives, e il suo compagno di classe Furby, che dovendo fare un progetto di archeologia per scuola approfittano dell'occasione. Taylor spiega al gruppo che è da tempo che il professor Hopper ha l'ossessione di voler ritrovare a tutti i costi degli hippie spariti negli anni 70 e dopo aver localizzato il loro minivan si è convinto che molto probabilmente gli hippie si siano addentrati nelle grotte lì vicine. Al loro arrivo i ragazzi individuano subito il minivan. All'interno trovano alcune foto e scoprono presto che gli hippie scomparsi in realtà erano i genitori del professor Hopper. Nel tentativo di aprire il portello posteriore, Furby inciampa su una fune. Incuriositi, decidono di seguirla, trovando così uno dei tanti ingressi alle grotte. Dopo essersi addentrati per qualche decina di metri, la fune si interrompe sull'orlo di uno strapiombo. Essendo molto vecchia, capiscono che non può essere la stessa fune utilizzata dal professore. Mentre Furby rimane all'esterno con un walkie-talkie, il resto del gruppo decide di calarsi per continuare ad esplorare. Circa a metà discesa, Cara trova una sorta di barriera invisibile, molto simile a quella trovata dal professore. Ora vediamo che mentre Hopper attraversa il muro, l'uomo vestito da cowboy inizia lentamente a muoversi. Tuttavia nota immediatamente qualcosa di strano. La luce del sole dietro di lui va e viene velocemente e decide di affrettarsi a tornare indietro per capirne il motivo. Una volta fuori è scioccato nel vedere che è notte, quando in realtà pochi istanti prima era piena mattina. Il suo cane sembra essere scomparso e quando ritorna alla macchina il veicolo è completamente ricoperto da rami e piante. Poco dopo vede un'altra jeep lì vicino e al suo interno riconosce lo zaino di Jackie. Capisce quindi che gli studenti devono averlo seguito e decide di tornare nelle grotte a cercarli. Hopper utilizza dei bastoncini luminescenti in modo da poter ritrovare la strada del ritorno. Uno di questi, in prossimità del muro invisibile, si blocca a mezz'aria. Una volta oltrepassato il muro, il bastoncino luminoso cade a terra e dietro di lui la luce del sole ricomincia ad andare e venire velocemente. Nel frattempo il gruppo di ragazzi ha raggiunto il fondo della grotta. Mives e Jackie iniziano ad esplorare un tunnel lì vicino, ma dopo aver fatto pochi metri sentono delle strane voci seguite da delle grida. Nonostante Taylor cerchi di convincerle a rimanere per cercare Hopper, le ragazze terrorizzate vogliono tornare fuori immediatamente. Jackie inizia ad arrampicarsi, ma la fune dopo pochi metri si spezza e anche l'altra, quando Taylor la controlla, cade giù a terra. Pensando che Furby gli stia facendo uno scherzo, provano a contattarlo, ma il bambino non risponde. Inoltre, il walkie-talkie di Furby sembrerebbe trovarsi lì sotto, non troppo lontano da loro. Poco dopo, provando a utilizzare nuovamente la ricetrasmettente, sentono la voce disturbata di una persona adulta chiedere aiuto e con loro stupore quella persona dice di essere Furby. Non potendo più risalire, il gruppo decide di addentrarsi nelle grotte per cercare un'altra uscita. Attraversato un breve tunnel, trovano un'apertura dalla quale si intravede il cielo e notano uno strano sfarfallamento della luce.
Kara si arrampica sulla roccia nel tentativo di raggiungere in qualche modo l'uscita e poco sopra trova un'altra fune spezzata. Quando poi guarda giù rimane inorridita nel vedere quello che c'è dall'altra parte della roccia. A terra giace il corpo di Furby con il collo spezzato. Dopo aver recuperato la sua GoPro iniziano a guardare le registrazioni e notano subito una strana discrepanza temporale. Nonostante fossero entrati pochi minuti fa e in pieno giorno, Furby ha continuato a registrare fino a notte inoltrata. Come se non bastasse, il video continua con registrazioni del giorno dopo e di quello dopo ancora. Vedono che Furby, dopo un po', ha trovato la jeep di Hopper con all'interno il diario del padre. Nelle pagine vengono riportati disegni e storie su alcuni conquistadores spagnoli alla ricerca di una sorgente d'acqua miracolosa. Furby scopre che la sorella di Hopper era gravemente malata e a quanto pare il padre, nel disperato tentativo di cercare una cura, voleva trovare a tutti i costi quella leggendaria sorgente. Stanco di aspettare, ad un certo punto ha deciso di calarsi anche lui nelle grotte a cercarli. Utilizzando l'ingresso dove Hopper aveva assicurato la fune di emergenza, inizia a calarsi, ma si accorge subito che in cielo sta succedendo qualcosa di strano. All'improvviso la fune si spezza facendolo precipitare di sotto. Dopo aver guardato il video, il gruppo è scioccato. Non riescono a capacitarsi di come Furby abbia passato tutto quel tempo fuori da solo. Kara decide di riprovare ad arrampicarsi fuori per cercare aiuto e Taylor le dà un segnalatore GPS spiegandole che il dispositivo manderà un segnale di emergenza non appena arriverà in superficie. Un po' alla volta Kara riesce a scalare la parete rocciosa, ma una volta fuori si trova davanti ad un paesaggio completamente diverso rispetto a quello che avevano visto prima. L'area che fino a poco fa era verde e rigogliosa adesso è completamente arida e l'aria è a malapena respirabile. Poco dopo, nel tentativo di cercare un segnale, si accorge che c'è una gigantesca tempesta di sabbia in avvicinamento e alzando la testa al cielo scorge un enorme oggetto a forma triangolare. Spaventata, torna velocemente nella grotta per raccontare quello che ha visto. Tuttavia, il resto del gruppo si rifiuta di crederle perché afferma che la ragazza sia ritornata dopo appena 2 secondi. Per dimostrare che è salita in superficie ed è rimasta fuori almeno mezz'ora, Kara mostra la registrazione fatta all'esterno. Dopo aver controllato il video, capiscono che il tempo lì dentro trascorre ad una velocità estremamente ridotta rispetto all'esterno e lo sfarfallamento della luce che vedono non è nient'altro che il continuo alternarsi di giorno e notte. Deducono quindi che le funi non sono mai state tagliate da nessuno e che si sono semplicemente consumate attraverso l'usura del tempo. Poco dopo riprendono a guardare il video di Furby e scoprono che quando è caduto era ancora vivo e che in realtà è stato qualcun altro ad ucciderlo. Il gruppo è sempre più spaventato e Jackie e Vives sono sconvolte nel fare presto un'altra scoperta. Quello che vedono fuori non è semplicemente il sole che sorge e tramonta, in realtà sono intere stagioni che si alternano. Kara prova ad arrampicarsi nuovamente in superficie per fissare la fune che aveva Furby nello zaino. All'improvviso un tubo metallico scende velocemente attraverso l'apertura trasformandosi in una scala. Pensando che si tratti dei soccorsi, Taylor dice a Kara di utilizzarla per risalire. Tuttavia, dopo aver fatto pochi metri, notano che una persona di dimensioni abnormi ha iniziato a scendere. Sono sconvolti nel trovarsi davanti un uomo gigante che indossa una sorta di tuta spaziale. Non appena mette piede nella grotta, un cavernicolo appare dal nulla attaccandolo alle spalle. Senza troppa fatica, il gigante lo neutralizza velocemente, bloccandolo al suolo con una specie di collare ipertecnologico. Spaventati, i ragazzi iniziano a scappare inoltrandosi nelle grotte e il gigante nel frattempo recupera la scala. Poco dopo arrivano in una zona della grotta illuminata da delle torce infuocate appese al muro. Sdraiati a terra trovano il cadavere di una donna e di un uomo e attraverso le fotografie capiscono che sono la madre e il padre di Hopper morti 50 anni prima. In un angolo notano anche un gruppo di cavernicoli che sembrerebbe aver appena ucciso il cowboy visto ad inizio film. I cavernicoli si accorgono della loro presenza e mentre le ragazze riprendono a scappare, Taylor rimane indietro per dare loro tempo di allontanarsi. Il ragazzo riesce a tramortirne uno con una pietra, ma viene sopraffatto dagli altri che lo colpiscono fino a farlo morire. I cavernicoli provano quindi ad inseguire le ragazze, che nel frattempo però sono riuscite a nascondersi. Kara poco dopo torna da Taylor ed è devastata nel trovarlo disteso a terra senza vita. Proprio in quel momento riappare il gigante, che disinteressandosi completamente dei due va a raccogliere un campione di acqua dalla sorgente lì vicino. Il gigante, dopo aver analizzato l'acqua, fa per andarsene. All'ultimo secondo però sembra avere un ripensamento e afferrato il corpo di Taylor lo trascina fino alla sorgente. Immerge il ragazzo nell'acqua e con un cenno cerca di far capire a Kara che sta semplicemente cercando di aiutarlo.
Pochi istanti dopo Taylor torna in vita e il gigante adesso è costretto a lottare con i cavernicoli che nel frattempo sono tornati indietro. Uno di loro, durante il combattimento, riesce a sfilargli il casco. Il suo volto è simile a quello di un essere umano, ma è evidente che senza il casco fa enormi difficoltà a respirare. Tuttavia, grazie anche all'aiuto di Kara, riesce a mettere fuori combattimento uno dopo l'altro tutti i cavernicoli. Il gigante poco dopo collassa a terra esausto e mostrando il dispositivo al braccio, Taylor intuisce che sta morendo. Con le sue ultime forze scannerizza le loro facce e attraverso un ologramma mostra loro i telegiornali che millenni prima riportavano la notizia della loro scomparsa. Il gigante sembra volerli mettere in guardia da qualcosa, ma non parlando la stessa lingua nessuno riesce a capire che cosa stia cercando di dire. Prima di morire mostra un altro ologramma, nel quale si vede che migliaia di anni dopo gli esseri umani hanno dovuto abbandonare la Terra ormai divenuta inabitabile e hanno costruito un'enorme nave spaziale per trasferirsi su Marte, la stessa nave che Kara aveva visto quando era uscita in superficie. Il gruppo è sconvolto. Si rendono conto che nonostante siano lì dentro da meno di un giorno, all'esterno della grotta sono passati millenni. A questo punto non capiscono cosa sia meglio fare, se provare ad uscire comunque dalla grotta o rimanere là dentro per sempre. Kara si accorge che lì vicino c'è lo zaino di Hopper e Taylor, ipotizzando che il professore possa essere non troppo distante da loro, decide di andare a cercarlo nella speranza che abbia un piano. Mentre recupera la pistola del cowboy, dice alle ragazze di andare a prendere Phoebe e portarla alla sorgente. Taylor trova presto il tunnel percorso precedentemente da Hopper e poco più avanti nota una bambina cavernicola che sta utilizzando l'acqua della sorgente per guarire alcuni adulti. Lì vicino ritrova il professore disteso a terra e gravemente ferito. Davanti a loro c'è un altro muro invisibile dove il tempo è ulteriormente rallentato. Intravediamo la scena di un cavernicolo che sta cercando di uccidere una bambina e Hopper rivela a Taylor che quella è sua sorella. Poco più avanti si vede che è in corso anche una battaglia tra conquistadores spagnoli e cavernicoli. Gli stessi conquistadores che da quanto riportato nel diario non furono mai ritrovati. Hopper spiega a Taylor che le grotte sono un sistema creato appositamente per proteggere la sorgente e ogni muro invisibile delimita una sezione di grotta con una velocità diversa rispetto a quella precedente. Taylor vuole portare il professore alla fonte, ma Hopper dice di essere troppo debole e si fa consegnare la pistola per rallentare i cavernicoli che nel frattempo si stanno riprendendo. Tornato velocemente dalle ragazze, le aiuta a immergere Phoebe in acqua. Pochi istanti dopo però avvertono degli spari e sentono Hopper che grida loro di scappare. Dopo aver recuperato la scala del gigante si affrettano a tornare all'ingresso della grotta. Piazzata la scala iniziano a risalire velocemente. Quando Kara arriva in cima però nota che sopra di lei l'apertura verso l'esterno è scomparsa e al suo posto adesso c'è un tunnel pieno d'acqua. I cavernicoli nel frattempo li hanno raggiunti e non avendo alternative Kara decide di continuare a salire. Non appena immerge un braccio in acqua però delle mani aliene la afferrano e cercano di tirarla su. Kara inizia a dimenarsi e a gridare aiuto e Taylor prova a salvarla aggrappandosi a lei e tirandola verso il basso. Tuttavia i cavernicoli sotto di loro disattivano la scala e questa richiudendosi fa precipitare tutti nel vuoto. Proprio in quel momento vediamo che le mani aliene aiutano Kara ad indossare una maschera che le permette di respirare e mentre viene tirata su osserva il resto dei suoi amici immobili pochi metri sotto di lei. Qualche istante dopo delle funi speciali fuoriescono dall'acqua e vanno ad afferrare i loro corpi ancora sospesi in aria. Anche Kara poco dopo riemerge dall'acqua indossando una tuta spaziale e senza perdere tempo in spiegazioni inizia a tirarli su velocemente. I ragazzi vengono salvati uno ad uno e delle altre funi penetrano all'interno della grotta per andare a recuperare anche gli altri. Nella scena successiva Phoebe riprende conoscenza all'interno di una vasca e guardandosi intorno capisce di essere a bordo di un'astronave. Attraverso una finestra è scioccato nel vedere la Terra in lontananza. Anche Hopper poco dopo riemerge al suo fianco e si guarda intorno incredulo. In un'altra vasca vicino alla loro si accorge che sono riemersi anche i suoi giovani genitori insieme alla sorella. Il resto del gruppo, arrivati un po' prima rispetto a loro, gli si avvicina chiedendogli se hanno voglia di fare un viaggetto su Marte. Se volete supportare il canale potete iscrivervi e lasciare un like. E se siete arrivati fino a qua vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.